150 ore dopo credo di potervi parlare di Tides of Torment, il DLC di Total War Warhammer 3, che è arrivato con un enorme ritardo e che purtroppo non ha venduto quanto sperato. Forse a dipendenza anche di questo ritardo. Ehi là, ben ritrovati, sono Tiranno Matto e questa è la mia prima occasione per fare una recensione. Ironia della sorte, è stata anche la prima volta che la Creative Assembly mi ha concesso un accesso anticipato. Del resto ho iniziato su YouTube da meno di un anno. Devo fare una premessa molto importante. Il video di oggi rimarrà impresso nella storia del canale e crea un precedente di stile, probabilmente di impostazione per le recensioni. Spero di migliorare ovviamente e di elaborare un approccio più complesso a seconda anche del tipo di recensione. Come regola generale però mi preme sottolineare un punto per me importantissimo. Cercherò di darvi una valutazione evitando i pagellini e i numeri che mi danno molto l'orticaria ed intendo soffermarmi su una valutazione soggettiva successiva all'esperienza generale. Per carattere sono nerd molto prolisso sugli argomenti che conosco. Al contempo però rispetto l'intelligenza e il tempo del mio pubblico. Motivo per cui vi ripresento un formato, il troppo lungo, non guardo. Dunque vi consiglio Tides of Torment? Sì, in realtà, ma con delle riserve. Prima di tutto dovete veramente apprezzare le fazioni di tutti e tre i lord leggendari. Altresì non posso valutarlo in maniera completamente positiva, soprattutto perché la narrativa, per quanto presente, è sempre più scarna e tirata via. La campagna è poco soddisfacente per ognuno di questi lord quando si arriva alla fine. E per quanto le meccaniche siano più complesse appunto di quelle della fazione di base, io mi sarei aspettato molto di più dopo un anno e passa di sviluppo. In conclusione, posso giustificare un pochino Creative Assembly perché adesso hanno svelato le loro carte e sappiamo che tutti questi ritardi e questa qualità ridotta dipendono anche dagli altri progetti in cantiere. Qui però sta anche la mia preoccupazione per la saga fantasy di Total War. Cosa ne sarà in futuro di questo marchio? Cosa ne sarà di Warhammer 3 e di tutti i suoi successivi contenuti aggiuntivi? Primo fra tutti Lords of the End Times in arrivo in estate 2026. Per rispondere più approfonditamente a tutti questi quesiti e per la valutazione nel dettaglio vi invito a rimanere ancora con me, ma se siete soddisfatti da questa introduzione iniziale vi chiedo soltanto di lasciare un mi piace e un commento, perché adesso andiamo dritto al sodo. Che cos'è questa espansione a pagamento e cosa offre? Abbiamo Sail senza fede, Aislinn o Aislinn, il signore del mare, e Dekalla la rinnegata. Potete comprare Tides of Torment come pacchetto completo o Lord singolo. Vengono offerte delle campagne però, attenzione, non presenti nella campagna dei Reami del Caos. Sono infatti campagne pensate soltanto per la Imperi Immortali. Il prezzo in realtà credo che sia abbastanza onesto, soprattutto per il bundle di offerta di questo pacchetto. Oltre il Lord con le relative meccaniche ci sono anche delle unità specifiche per ogni fazione. Ma cosa più importante, come per ogni DLC del genere arriva anche una grande patch di contenuti gratuiti. Infatti è arrivata in questo caso una grande rivoluzione, un rework totale per la fazione della Norska, oltre che accorgimenti per gli Elfi Alti e per Slaanesh. Le meccaniche che vengono ampliate valgono assolutamente il ciclo di aggiornamento e sono gratuite, non mi devo stancare di ripeterlo. Anche se vi dovessi risultare antipatico, vi rimando davvero a tutti gli altri video presenti sul canale, perché ho fatto un gran lavoro per presentarvi sia in modo conciso sia in maniera più approfondita nella rubrica Approfondimatto tutto quello che c'è da sapere su questo DLC. Ok, adesso che vi ho dato il contesto necessario vi voglio parlare della mia esperienza, che è il fulcro essenzialmente di questa recensione. Ho giocato indicativamente una cinquantina o più ore con tutti e tre i lord leggendari. Sono riuscito anche a portare a compimento assieme a voi in live, con una serie di episodi per ogni lord, la campagna lunga. La prima impressione che ho avuto, e sulla quale ho riflettuto molto, è che queste campagne dovrebbero essere
essere più narrative. È vero che ormai tutti i DLC di Total War Warhammer 3 sono sempre meno ricchi di narrativa. È un trend che abbiamo visto purtroppo prendere piede già da tanti anni, con una sola eccezione: Thrones of Decay, per me il più grande DLC mai realizzato per tutta la saga. Una cosa che mi auguro per il futuro è che riescano a darci più narrativa insieme all'esperienza sandbox, perché altrimenti l'esperienza creativa e sempre differente perde valore, diventa un dipingere la mappa con i propri territori, il che è molto noioso, soprattutto quando manca magari quella prospettiva di profondità strategica e gestionale, di simulazione di un mondo reale e vivo, perché si tratta di un Total War e non di un altro grande strategico con più livelli di complessità e realismo. Con questo DLC la Creative Assembly ci ha provato, per carità, ad integrare una narrativa per ognuno di questi lord leggendari con gli incarichi a catena, capaci di mettere in un contesto più chiaro questi personaggi con una ricca lore, una bella storia. Soprattutto Decala per me è uno di quei personaggi più interessanti, più tragici, e sono rimasto abbastanza scottato dal fatto che magari la community apprezzi meno il personaggio di Decala. Questo lo dicono i numeri, ma mi soffermerò sulla questione dei numeri e dell'accoglienza più tardi. Per quanto mi riguarda, partendo da Decala, perché voglio fare una correlazione, la campagna, per quanto breve, attenzione, nella sua vittoria, ha una progressione abbastanza interessante. Le meccaniche mi hanno ricordato molto i Nani del Caos, ma molto semplificato e nel contesto di Slaanesh. Certo, abbiamo diversi step di avanzamento economico e gestionale, perché i palazzi del piacere non possono essere costruiti sempre. Però, tolto questo, che sembrerebbe un grande blocco allo Snowball, in realtà Decala non ha assolutamente problemi di economia e può concentrarsi praticamente subito sull'avere un esercito forte, con unità veramente potenti, relative anche al DLC. Ho fatto 2 campagne, in una mi sono concentrato molto sui predoni, in un'altra invece, quella live, ho voluto cercare di spingere verso le unità più potenti e anche più congeniali alla fazione del caos, principalmente prescelti e personaggi, per arrivare poi alla celebre Doomstack di campioni di Slaanesh, con i quali abbiamo praticamente fatto uno steamrolling totale delle battaglie in carico. Riuscire a rendere vassalli subito le fazioni attorno a noi ci consente anche di acquisire un potere aggiuntivo per conquistare tutto il Katai. Purtroppo non è molto emozionante stare in Katai quando Ind e Kuresh sono vuoti, quindi senza la Immortal Empire Expanded purtroppo questa campagna secondo me perde di varietà. Ho apprezzato le meccaniche dei tormentatori comunque, nonostante la rimozione in via di sviluppo della meccanica del grande gioco mi abbia un po' sdubbiato. Prima di concludere con la fazione di Slaanesh, voglio sottolineare che è stato rilasciato anche un lord leggendario gratis, la maschera di Slaanesh. Molto forte secondo me la sua meccanica di fazione, purtroppo però il lord non è danzante come mi aspettavo. Sarebbe stato bello se avesse magari adottato delle danze specifiche, se avesse la capacità di far danzare anche la sua troupe, la sua fazione in battaglia. Però, rimanendo nel tema di Tides of Torment, perché non passare direttamente agli Alti Elfi? C'era un po' bisogno del rework per Teclis e Tyrion, assolutamente, ne ho parlato a lungo. Sono state ottime idee. Per quanto riguarda invece il Lord leggendario, il Signore del Mare, in realtà il concept della campagna è geniale, è una complessità aggiuntiva a una fazione che di base viene proprio utilizzata perché semplice, ci permette di imparare il gioco da Total War Warhammer 2. Avere più risorse, più possibilità
e anche la scelta di andare in scenari differenti del mondo di gioco è rivitalizzante, va ad aggiungere un senso di complessità e varietà molto importante e credo che sia studiato molto molto bene, per quanto a volte il commercio sia una risorsa un po' carente, bisogna sfruttare una strategia specifica per fare tanto commercio. Ora però arriviamo al punto veramente negativo di questa meccanica nel gioco corrente. Una fazione su Total War Warhammer 3 nella Imperi Immortali è divertente perché ha la possibilità di espandersi a macchia d'olio, di creare un suo impero e di difenderlo anche dagli eccessi della difficoltà massima alla quale io di solito gioco. Nel caso di Aisling ancora peggio, però, perché la sfida relativa dipende dall'intelligenza artificiale e una fazione che gioca non su se stessa ma sui suoi alleati intelligenza artificiale, con l'intelligenza artificiale messa come messa adesso, capite bene che non può funzionare. La grande criticità di questo DLC secondo me sta proprio nella fazione di Aisling, per come è concepita nel motore di gioco corrente. Se i nostri alleati alti elfi della corte si comportassero in maniera più sensata, invece che dividere le forze o rimanere fermi o suicidarsi a nastro, senza neanche stare ad investire in questi insediamenti che gli regaliamo, allora forse l'esperienza ne gioverebbe molto di più e sarebbe un ottimo punto di partenza per quello che potremo vedere in futuri Total War. Ho provato specificatamente nella campagna live stream di seguire un certo filone narrativo che avesse senso con la lore degli alti elfi e del Signore del Mare, però siamo stati penalizzati a più riprese. Ciò nonostante abbiamo comunque completato la vittoria di campagna lunga in pochi turni, anzi è stata la campagna a livello di turnazione più breve di tutte e tre, perché tutto sommato la campagna del Signore del Mare è facile, anche a difficoltà massima, è solo macchinoso riuscire a gestire le nuove risorse e un po' frustrante dover avere a che fare con l'intelligenza artificiale, a volte lobotomizzata, a volte completamente rincretinita. Parliamo del mammut nella stanza, la Norsca. Aveva veramente bisogno di un rework. Sono contentissimo di quello che è arrivato a Trog, è una campagna completamente nuova, non vedo neanche più ragione di giocare Wulfric, prima era il contrario. Adesso invece il povero Wulfric ha sì delle meccaniche, ma molto risicate e soprattutto confederandolo, comunque Zanna Marina, possiamo ottenerla come meccanica d'esercito, perché non è una meccanica come quella di Trog su tutta la fazione. Invece il buon senza fede Sail, nonostante la sua battaglia in carico sia un pochino triste rispetto per esempio anche a quella di Aisling, che è più tematica nonostante le scarse ricompense, offre un tratto che a primo acchito sembra veramente bello, ma poi confrontando tutto ciò che possiamo ottenere con le meccaniche degli altri lord, Sail resta un po' in un limbo, perché da un lato le navi drago, le orde di Aisling sono particolari, danno agli alti elfi un tocco di Costa dei Vampiri e di Elfi Oscuri, mentre per quanto riguarda Decala è molto semplice ma molto funzionale la meccanica dei marchi dei tormentatori, mentre i raggiri del Senza Fede sono un po' un mixone di cose che sì, possiamo spammare, sì, possono generare anche una narrativa con gli eventi che generalmente si risolve con un combattimento con una fazione demoniaca a caso, però appunto sembrano un po' cucinati a metà. C'è qualcosa di crudo ancora. E in generale tutte queste meccaniche mi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca, perché dopo un anno di sviluppo mi aspettavo qualcosa di più, non un quasi reskin di altre meccaniche o un integrare completamente unità
Lord dinamiche dal workshop di Steam, perché anche questo è un punto fondamentale. C'erano già tantissime mod da anni che coprivano buona parte di queste meccaniche, di queste unità e alcuni di questi Lord leggendari. Nel caso di Sail, il rituale oscuro che sostituisce il rework della fedeltà agli dei, a livello di concept design è una buona idea, ma i bonus che fornisce sono molto tristi. In più, la posizione di inizio è veramente noiosa senza le Immortal Empire Expanded, perché l'unica alternativa che abbiamo è il Katai, cioè dovremmo fare uno sforzo infinito per andare verso la Norsca e ignorare completamente il Grande Bastione. Non siamo nemmeno stimolati a farlo. Va detto però che con il rework gratuito alla Norsca e il nuovo Monstrous Arcanum, anche il gameplay di Sail ne va a giovare tantissimo in longevità e in varietà, perché a seconda del clima possiamo fare delle cacce al mostro differenti, dandoci anche un pochino di stimolo ad andare verso le montagne del lamento e il Katai, che appunto sembrano le uniche scelte iniziali, perché alle montagne ci possiamo arrivare probabilmente in maniera più semplice e diretta passando proprio dalle province del nord del Katai. Nel caso delle condizioni di vittoria di Sail è un pochino differente rispetto ad Aisling ed Ekala, semplicemente perché prima di tutto dobbiamo dare sempre la priorità agli altari oscuri. Quando avremo completato le battaglie in carico, che purtroppo non hanno tutto doppiato, questo mi ha lasciato un po' male, allora potremo sbloccare nuovi potenziamenti, nuovi raggiri, ma dovremo sempre dare la priorità al tirare sugli altari al posto degli insediamenti. Quindi è un pochino più lunga come campagna. L'ho apprezzata di più perché è più classica rispetto alle altre due, però voglio anche sottolineare che la prima battaglia in carico mi ha dato qualche problema perché non era chiarissimo il timing di alcune scelte che bisogna fare per forza per evitare di fallirla. Concludo con un lato positivo e un lato negativo di Sail il senza fede, proprio in relazione anche ai combattimenti. A livello di design, il fatto che unisca il sapere dell'ombra e il sapere dell'Empireo, due dei miei preferiti, sicuramente è un pollice in su. Sail infatti è un lancia incantesimi veramente fortissimo, però c'è un problema: fauci della notte. Ormai lo hanno detto tutti e lo dico anch'io. Avrei preferito un'evocazione stile Krell e invece abbiamo un vento che ha pure pochissima gittata e che non fa in realtà grandi danni. Qui il pollice va all'ingiù. Passiamo ora al discorso di ritardi ed accoglienza per questo DLC. Ad oggi su Steam non ci sono tantissime recensioni per i Lord singoli e per lo più si tratta di una valutazione generale mixata, neutra, non prevalentemente positiva. Se dovessimo fare un paragone con Thrones of Decay, Malakai regna indiscusso come il Lord leggendario più apprezzato e più giocato, mentre per Omens of Destruction Skulltaker, prenditeschi, ha ricevuto il medesimo apprezzamento, sicuramente inferiore in termini di giocatori che hanno comprato e recensito il prodotto. C'è stato un grande aumento di giocatori di Total War Warhammer 3 perché in maniera molto intelligente la Creative Assembly ha regalato Total War Warhammer 3 a chi possedeva già il primo e il secondo capitolo, però attenzione, non in maniera completa, permettendo di scaricare il gioco e giocare la Imperi Immortali con le fazioni che già si possiedono su Steam o su Epic. Questa mossa ovviamente ha portato molto in alto i giocatori concorrenti su Total War Warhammer 3, in concomitanza con l'uscita di Tides of Torment e di tutti i vari annunci per il 25° anniversario. Questa però non è una crescita reale né indice di successo di Tides of Torment, anzi delle due penso che questo DLC, arrivato così tanto in ritardo di un anno, proprio in questo momento stia subendo le conseguenze di essere un po' oscurato, ed è un peccato, è vero, e soprattutto mi fa preoccupare, come già vi avevo accennato, sul futuro di Total War Warhammer 3, perché io credo davvero che si sia arrivati a un punto di fine ciclo. Adesso che è stato confermato 40.000 sono ancora più sicuro di ciò. Ormai questa saga fantasy ha i giorni contati e il fatto che loro abbiano preventivato di introdurre gli end times non può che confermarlo. Certo, ci possono
possono rassicurare che continueranno ad arrivare pacchetti, e infatti nel post di ringraziamento hanno accennato a tante cose. Io non me la sento di parlare con largo anticipo di queste questioni, però è stato confermato che Neferata arriverà come Lord leggendario gratuito e ci sarà un pacchetto a inizio 2026 piccolino da $10 per il Katai, che fa pensare a Re Scimmia. Solo il tempo determinerà quanto questo nuovo modello della Creative Assembly potrà funzionare. Quindi una conclusione asimmetrica per un gioco asimmetrico e una prima esperienza di recensione un po' particolare. Il mio giudizio: Tides of Torment è sicuramente superiore a Omens of Destruction. È un bel DLC, anche se non brilla, anche se non si distingue. Ritengo che sia abbastanza buono, con un po' di problemi. Principalmente le ricompense delle quest e della narrazione sono un po' scialbe, e infatti la narrazione stessa ne risente, perché sono storie istanziate che poco si sposano fra di loro. Ovviamente non potevano arrivare al livello narrativo anche di Thrones of Decay, perché non potevano mettere insieme questi personaggi in un modo che fosse assennato in termini di lore, di ambientazione e di interconnessioni, purtroppo. A livello qualità-prezzo ritengo che il pacchetto scontato completo valga la candela, soltanto se siamo dei completisti o degli amanti di queste fazioni nello specifico. Sicuramente non consiglierei Tides of Torment a chi ha appena iniziato a giocare a Total War Warhammer. Per quanto riguarda la critica, io inizierei subito dal fatto che già sono necessari tantissimi bug fix. Sottolineo questo perché è evidente che con tutti i progetti in corso, Creative Assembly non abbia abbastanza risorse per fare un quality assurance, un testing prima del rilascio di un DLC. Ma ci siamo abbastanza abituati, va avanti così da sempre, fa parte anche dell'industria videoludica e dei suoi tempi. Però per esempio non poter reclutare i Mistwalkers, i brumanti con Tyrion, pur avendo una meccanica che li va a potenziare, sdubbia un pochino. Qui si parla di un bug nuovo, recente, ma in realtà ci sono reiterazioni di problemi che da anni tormentano questo videogioco. Da questo punto di vista, come ogni patch, purtroppo devo sottolineare che ci sono dei problemi di lobotomia dell'intelligenza artificiale anche alle difficoltà elevate, non soltanto alleata. Certo, sono casi più ridotti e che a quanto pare non hanno un pattern preciso. L'intelligenza artificiale sembra essere un pochino più aggressiva in generale e sembra reclutare con discernimento le sue unità. Un problema magari è che non utilizza ancora, per limitazioni dell'engine, il denaro reale né le meccaniche né le risorse, quindi si ritrova sempre a costruire gli insediamenti veramente a caso e comportarsi come una borsa senza fondo, tirando fuori quantità infinite di denaro a casissimo. Vi starete rendendo conto che la mia valutazione è un po' una montagna russa fra alti e bassi. È vero, Creative Assembly è stata molto brava nel darci dei rework gratuiti e tutto ciò che arriva gratuitamente è positivo, ma vi ricordo che la community sul workshop è attivissima e tutti questi cambiamenti, bilanciamenti, meccaniche in più, nuove unità in realtà sono già disponibili. E vi ricordo che molto spesso la Creative Assembly fa una cosa molto semplice: guarda cosa la community vuole di più. Vi faccio l'esempio del carosello, che è stato introdotto perché è stata per tantissimi mesi una delle mod più sottoscritte sul workshop. È positivo che la Creative Assembly non solo ascolti la community, ma vada ad integrare quelle mod che sono più importanti e al contempo che sono fattibili da importare attraverso il guinzaglio della Games Workshop, perché sappiamo benissimo che le difficoltà di sviluppo e di approvazione, dalle unità e le loro armi alle loro specifiche fino alle meccaniche, i lord leggendari e la mappa, dipendono sempre dal proprietario dell'opera intellettuale.
in questo caso la megacorporazione Games Workshop, che è molto protettiva e stoica nei confronti del suo franchise. Quindi è tutto molto più lento e difficile per gli sviluppatori l'affrontare determinati percorsi di sviluppo. Per quanto riguarda le unità, ho già detto molto nel primo video sguardo matto su questo DLC e infatti vi inviterei, se volete approfondire le meccaniche, i dettagli e tutto quanto, di recuperare davvero i miei video sul canale, perché non credo che sia questa l'occasione per aprire una grande parentesi su questi dettagli. Dunque niente votazioni da pagellino, ma una valutazione da giocatore a giocatore. È un buon DLC, ma non è per tutti. Sono arrivato alla fine di questa recensione. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno e per essere rimasti fino a qui a sentirmi svarionare e dare le mie opinioni dopo 150 e passa ore in vanilla, che per un grande moddatore come me sono state un po' un tormento, proprio per rimanere a tema. Ne è valsa la pena di questo tormento? Ma sì, alla fine penso proprio di sì. L'avrei giocato e avrei comunque costruito questo insieme di valutazioni anche senza averlo ricevuto in accesso anticipato. Non dico che sarei stato meno soddisfatto perché avrei dovuto spendere dei soldi. Credo che li meriti questi soldi, soprattutto se amiamo veramente il franchise. Consiglio generale comunque, aspettate di trovare degli sconti. Ciò detto, questo è quanto. Tiranno Matto out e grazie ancora a tutti voi. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.